cartina dell'isola di Paros, nelle Cicladi. Oggi faremo una camminata dal golfo di Faraga, una spiaggia situata a sud-est, per Aliki, poi passeremo per Agheria e da Agheria saliremo verso il monastero di Agios Theodoron e poi da lì passeremo sotto lo Strubulas, che è il monte più alto dell'isola con i suoi 725 metri, per arrivare poi a Lefkes, che è una piccola cittadina di collina molto tipica e situata sul versante nord-ovest dell'isola di Paros. È un percorso che impiegheremo circa 3 ore per farlo. Siamo al 31 dicembre e il clima è molto mite e piacevole. Basterà una semplice giacca a vento per proteggerci un po' dalle folate e uno zaino con qualche frutta secca e dell'acqua da bere. Il primo tratto del percorso è sulla strada che fa il periplo dell'isola. Fiancheggiamo il mare alla nostra sinistra verso sud-ovest. Sullo sfondo dell'orizzonte a ovest vedete l'isola di Antiparos e qui più vicino l'isoletta di Panteronissi. Ecco, questa è un'immagine di questa tipica brughiera con bassi arbusti, le casette bianche, lo sfondo delle isole, le Cicladi, mentre nella parte a nord il classico muretto a secco con vegetazione molto bassa battuta dai venti. E questa è la cittadina di Aliki, che è un porto di pescatori, oggi anche zona turistica, e qui abbiamo preso la svolta per salire al paese di Agheria, salendo nel quale notiamo che le strade sono spesso coperte di cemento per proteggerle dalle piogge, che qui sono molto forti quando arrivano e che tendono a distruggerle. Poi ecco, le strade si fanno di breccia e sono costeggiate da questi muretti a secco che servivano per dividere le proprietà e anche per tenere gli animali lontani. Chiaramente una pianta di limoni, pianta che qui è molto comune insieme a quella dell'olivo. E questa invece è una pianta di fichi che qui si spoglia piuttosto tardi, ecco, siamo a fine dicembre e mantiene ancora buona parte delle sue foglie. E non può mancare l'albero del fico d'India. Anche il finocchio selvatico è molto comune. Questo invece è un vecchio lavatoio posto lungo la strada, è il luogo dove le signore dell'isola venivano a fare il bucato. Altre fioriture invernali e su in alto le case di Angheria. Si vedono le pale di un vecchio mulino oggi trasformato in una locanda e poi c'è il rudere di un mulino che deve essere ancora venduto. Ecco le colline nelle quali andiamo ad inoltrarci, incroceremo la strada principale che fa il giro dell'isola, ecco vedete le indicazioni per Nausa e per Parichià. Sono le due città principali dell'isola, i due centri turistici maggiori. Parichià è anche il porto di attracco dei traghetti che arrivano dal Pireo ed è zona di partenza per visitare le altre isole. Dopo l'indicazione per Agio Teodori, questa è una tipica casetta di attesa per le corriere e spesso le si trova colme di libri e di poltrone magari portate da casa. Questo è un pick-up parcheggiato vicino a una casa, un'abitazione locale. Il pick-up è sicuramente il mezzo di locomozione più usato, credo che abbia sostituito il somaro negli anni. Questa invece è una tipica vecchia casa locale in disuso,
Oggi chi compra queste case non le ristruttura, le abbatte e le ricostruisce da zero. È più conveniente e sono più rispettose delle nuove leggi di costruzione. Ecco laggiù i tetti del porto di Alichi e l'isola di Antiparos. Ecco laggiù all'orizzonte si vede Kimolos Folegandros. Oggi è il 31 dicembre, è una bella giornata invernale, come ne capitano molte. C'è una piccola brezza di 7-8 nodi da sud-ovest e una temperatura che si aggira sui 19 gradi, quindi molto, molto piacevole. E ogni tanto si incontrano delle folate così di vento, ma si potrebbe tranquillamente andarsene in giro con le maniche corte. Ecco qui i due volti dell'isola, una villa moderna con i suoi portici, arrampicata sulla collina in favore dei panorami, e di qua un appezzamento agricolo adibito all'allevamento del bestiame ed in particolare delle capre, e lo sfondo poi magnifico di Alichi. Con l'arrivo del turismo le costruzioni si fanno sempre più diffuse anche in zone improbabili e impervie. Ciò che le motiva soprattutto sono degli panorami stupendi. Sono le 11:25, sono a un'ora di cammino da Farangas, però è veramente bello questa valle stretta che sale verso il monastero di San Teodoro, è coperta dai venti, quindi è addirittura decisamente caldo. Yassas. Ed ecco lassù all'orizzonte comincio a vedere la struttura bianca del monastero. Ecco il monastero di San Teodoro alle mie spalle e abbiamo visto le religiose che lavorano, raccolgono le potature degli olivi. Ne abbiamo incontrata una che scendeva verso Alichi probabilmente a fare delle compere. Non so a che ordine appartengano della Chiesa ortodossa, ma so che praticano un'agricoltura di sussistenza molto ecologica. Versante sud-est dell'isola con Naxos e Iraklia. E lassù sullo sfondo vediamo le antenne, ahimè moderne, delle telecomunicazioni stabilite sullo Strubulos. Noi passeremo sotto di esse per andare verso Lefkes. Bel percorso comodo, al mattino sempre assolato. Siamo nel versante sud, caldo anche in questo 31 dicembre. Il sole tramonta alle mie spalle, dietro l'isola di Antiparos. Una particolarità che troverete sempre nell'isola sono i muretti a secco. Ecco, vedete quello che sale come una vena fino in cima al monte. Servivano per dividere le proprietà, servivano per fare dei terrazzamenti dove coltivare, servivano per tenere lontani gli animali da pascolo dalle coltivazioni. Qui successe quello che successe in Sardegna, quando a metà Ottocento i Savoia promulgarono la legge detta delle chiudende. L'arrivo dei Savoia, i Savoia fecero la legge cosiddetta delle chiudende,
E il termine è molto chiaro, chiudere, le chiudende, quindi chi aveva mezzi e uomini a disposizione poteva con un muretto secco chiudere, recintare una proprietà che da quel momento sarebbe diventata sua. Qui vediamo una casa contadina sita sulle montagne. Queste persone si dedicano soprattutto alla pastorizia e alla coltivazione di orti e di cereali o di olivo. Un'ora e 40 da Faragas di cammino, si supera una prima sella e si arriva in questa piccola chiesa dalla quale si ha un panorama sul versante nord-occidentale dell'isola. Quelle che vedete laggiù sono le propagini finali dell'isola di Antiparos. Sulle chiese di Paros bisogna dire qualcosa. Sono tutte molto piccole, come questa, e ho potuto recuperare informazioni dai locali che molte di esse sono votive addirittura. In tempi antichi costruite da marinai ritornati da avventure impervie, e più recentemente per motivazioni magari di ex voto, e anche queste creano una tessitura di tutto il territorio. Sono molto discrete, molto piccole. Però dobbiamo ricordare che a Paros esiste la chiesa delle 100 porte, quindi uno dei monumenti più belli dell'arte paleocristiana. Due amici curiosi che mi sono venuti a trovare. Come potete vedere con i vostri occhi sono impastoiati, quindi hanno due zampe tenute insieme, legate da una corda. Questo consente di tenerli allo stato brado, ma non consente loro di fare dei movimenti a lungo raggio, e quindi rimangono a pascolare in zona. Potete apprezzare le linee dei terrazzamenti che caratterizzano quasi ogni versante delle colline. Gli stecchi sollevati e secchi sono gli asfodeli. Fioriscono in ottobre, fanno queste lunghi steli che si ricoprono nella parte finale di fiori bianchi. È un fiore mitologico perché sembrerebbe il fiore che Core, Persefone, stava raccogliendo quando venne rapita da Ade, Plutone. Scusa Pietra, ti vuoi spostare che io voglio crescere? Oh, è per mamma. In queste zone, ora il cancello è chiuso, ma qui dietro, non più di 20 giorni fa, con Barbara siamo venuti a raccogliere lo zafferano selvatico. Ed ecco ancora Antiparos e dietro l'isola di Sifnos. Questo è un vecchio rudere di un rifugio per la transumanza. Questa è la difficoltà con la quale ci si avventura in macchina per queste strade impervie. Una cosa è certa, tutte le isole delle Cicladi terminano con os.
che poi è la radice greca del caso nominativo, il soggetto. Quindi os, ecco, ios, paros, antiparos, milos, naxos, Mykonos, Sifinos. Tutte le isole delle Cicladi sembrano coniate al nominativo. Di cammino abbiamo superato la sella, ci siamo lasciati alle spalle il versante sud occidentale per aprirci, ecco, al versante nord orientale. Laggiù si vedono i tetti, le case bianche di Naoussa, di fronte a noi l'isola di Milos, di Delos, alla quale questo arcipelago deve il nome, Kykladelos, Kyklos, circolo, isole intorno a Delos. Alla nostra destra la cima di Vunala, il versante sud, mentre qui alla nostra sinistra, nel versante nord, il monte Strubulas, alto 725 metri, è, diciamo, la cima più elevata dell'isola. Il versante orientale, ed ecco che comincia ad apparirci Naxos, l'isola che fronteggia a oriente Paros. Si vedono anche le case bianche proprio della città di Naxos. Continuate a vedere le chiesette, come dicevamo, molte di queste votive, e i muretti a secco. Se d'estate appare brulla e gialla, in inverno Paros rinverdisce. Guardate quelle fioriture gialle di trifoglio, ne ricoprono l'isola in questo momento, così come ad ottobre l'isola è ricoperta dal bianco degli asfodeli. Ed è un piacere per le capre ed è un piacere anche per gli occhi. Sembra di stare in un'isola del nord Europa, sembra quasi l'Irlanda. Ecco laggiù ancora sullo sfondo Naxos, le case di Pisolivadi, Marpissa, dietro questa piccola collina Prodromos, e alla nostra sinistra Lefkes, dove arriveremo credo tra una mezz'ora, 3/4 d'ora, abbastanza in orario con il programma di Google. Delle caratteristiche immancabili di ogni isola sono i venti che spazzano il cielo dalle nuvole o che le portano. Uno dei venti più gradevoli qui è il Meltemi, cioè quello che d'estate, soffiando da nord, porta una brezza piacevole per tutti. In quest'inverno venti da sud caldi hanno portato temperature di 20-22 gradi. Prima di giungere alla nostra meta di Lefkes, volevo farvi vedere una cosa particolare, cioè di queste strade chiuse tra i muretti a secco. Quindi voi dovete immaginare una ragnatela di muretti a secco e tra le varie proprietà queste strade racchiuse tra questi muretti.
Ora, se voi riuscite a immaginare un centinaio di anni fa, quando tutto questo non era abbandonato, ma insomma qui passavano con gli asini, e queste erano le vie proprio di comunicazione. E come vedete, laggiù è la nuova strada e questa era la vecchia strada, il nuovo e il vecchio. Bella traversata. Google aveva ragione, più o meno ci si impiega 3 ore se non ci si ferma molto. Io arriverò forse fra un quarto d'ora, 20 minuti. È un percorso che vi consiglio, molto facile, e vi consente di vedere l'interno dell'isola. Di solito l'isola si gira per le sue coste, ovviamente, perché sono molto belle ed è piacevolissimo, però anche l'interno ha delle caratteristiche molto salienti, no? Alcune delle quali spero di avervele trasmesse in questo video. Quindi buona passeggiata per chi vorrà farla e ci vediamo tutti su Story Hunters per le nostre interviste di italiani che si sono trasferiti qui a Paros e alle Cycladi.